Benvenuti a tutti a questo nuovo podcast. Oggi sono qui con Pietro Capretti. Pietro Capretti chi è? Lo conoscono tutti, ma lo ripresento. È il responsabile dell'assistenza tecnica all'interno della INIM, ma è anche una figura importantissima perché è quella persona che aiuta noi interni alla INIM, ma anche i nostri installatori durante le Academy, ad entrare nei meandri della normativa CE 793. Allora Pietro, oggi parleremo di questa normativa, la norma che riguarda gli impianti di allarme intrusione e rapina. Sono stato bravo perché? Perché non ho detto anti-intrusione. Esatto, perché poi quando si parla di normativa le parole sono importanti. Fondamentali. Infatti la CE 793 tratta appunto della progettazione, dell'installazione e della manutenzione degli impianti atti appunto a segnalare il tentativo di intrusione o di rapina. Quindi lo scopo di questi impianti si esaurisce con l'attivazione di una sirena o di un combinatore telefonico, quindi di segnalare questo tentativo. Non c'è un qualcosa che va ad ostacolare questa eventuale azione. Quindi segue tutta la vita dell'impianto. Esatto. Da quando il committente mi chiama per realizzare l'impianto a quando poi io lo consegnerò. Ed anche dopo, quindi con la manutenzione ordinaria e straordinaria. Esatto, infatti vedremo che non si esaurisce la vita dell'impianto con la consegna e la formazione dell'utente, ma c'è anche tutta la parte di manutenzione. Ma io, ecco, mi metto nei panni dell'installatore. Perché per me è così importante questa norma? Allora, è importante perché il decreto 3708, quindi la legge, ci impone di realizzare un impianto a regola d'arte. E lo stesso decreto cosa dice? Ci dice che se io ho seguito le normative del CEI e dell'UNI, posso dire che il mio impianto è stato fatto a regola d'arte. Quindi è uno strumento per l'installatore per poter certificare, per poter affermare, per poter rilasciare quella che è la dichiarazione di conformità alla regola dell'arte, appunto, perché va a seguire le normative di settore, appunto, emanate dal CEI o dall'UNI. Infatti, l'idea di questo podcast era proprio quello di far capire che questa norma non è un vincolo burocratico, ma è uno strumento per l'installatore, come tu hai appena detto. Oggi con l'intelligenza artificiale va tanto di moda il termine assistente. Sì, infatti diventa praticamente il nostro assistente personale. E quali sono i passi da seguire? Da dove possiamo cominciare? Allora, prima di tutto quello che dobbiamo fare è individuare qual è il bene da controllare e spesso proprio è il primo passo quello che viene saltato. Magari il committente ci chiama, ci dà la planimetria dello stabilimento oppure dell'abitazione e noi cosa facciamo? Sulla base di quella planimetria iniziamo a posizionare i vari contatti magnetici, i vari volumetrici, ma senza uno scopo ben preciso, mentre invece è importante capire qual è l'area da controllare perché all'interno di quell'area c'è il bene da proteggere, quindi questo è un passo fondamentale. Ad esempio, se è un'abitazione devo individuare se il bene da proteggere è la collana che magari ha la signora, quindi mi focalizzerò sull'abitazione, o magari la moto d'epoca che è in garage, quindi mi focalizzerò sul garage. E su questo punto la norma, la nuova edizione della CEI 793 ci aiuta tantissimo. Perché ci permette di dividere l'impianto in dei sottoimpianti, come ad esempio nel tuo caso hai parlato di abitazione, quindi sottoimpianto abitazione e sottoimpianto garage, che appunto ognuno di questi sottoimpianti può avere delle caratteristiche differenti. Una parte può essere quindi più performante ed una parte un po' meno, perché magari appunto non serve che sia così performante. Infatti la norma ci dà lo strumento per calcolare quello che è il livello di prestazione da ottenere. Cos'è il livello di prestazione? L'hai detto un po' tu, è un indice di performance, quindi mi dice quanto è abile, quanto è performante il mio sottoimpianto nel segnalare quel tentativo di intrusione o di rapina. Quindi non devo inventarmi nulla, Pietro, perché è la norma stessa che mi dirà quale livello di prestazione io debba ottenere. Sì, esatto, ci sono una serie di tabelle, infatti una delle principali novità è che questa norma adotta quello che viene appunto detto sistema tabellare, quindi sono delle tabelle che mi permettono di fare quella che viene chiamata analisi del rischio. In base al risultato ottenuto avrò quale livello di prestazione ottenere, quindi molto semplice. Quindi parliamo di tabelle di rischio
Si fa un po' complicata la No, questione. sembra complicata, ma appunto perché una tabella poi è di facile lettura, è semplicemente una tabella da leggere, da scorrere e sommare, banalmente sommare i vari parametri. Quindi un semplice foglio Excel con una Sì, serie di numeri che poi verranno sommati fra di esatto, loro. solo per fare un esempio, torniamo all'esempio di prima. Devo fare il mio impianto in un'abitazione, vado sulla tabella e vedo che ho un valore di 30. Se invece era un'azienda, questo valore era di 90. Dopodiché, scorrendo proprio questa tabella, avrò qual è il bene che devo proteggere. Esempio di prima, la collana avrà un valore di 150 perché magari la collana è di facile asportazione. Se invece magari è un quadro ingombrante, il valore è di 100 e quindi vado via via sommando questi valori. Oh, quindi parliamo di valori di beni. Io installatore potrei incappare in un problema, il fatto che il committente non voglia dirmi qual è il valore dei suoi beni, che magari insomma nessuno dirà mai a cuor Che ha una leggero cassaforte che ha nascosta in una casa. cassaforte nascosta in casa con magari dentro dei gioielli. Però sì, anche qui diciamo la forza della norma è che questo strumento è molto simile a un questionario alla fine da fare insieme al committente, dopodiché Certo. viene sottoscritto da entrambi, quindi diciamo è il committente che dichiara quello che è il valore degli oggetti da proteggere, quindi mi tutela da questo punto di vista. Poi tra l'altro acquistando la CE 79.3 proprio viene dato online la possibilità di utilizzare uno strumento direttamente da pagina web, quindi è anche molto semplice sviluppare questo calcolo. Benissimo. Quindi, Pietro, ricapitoliamo. Il committente mi chiama per realizzare l'impianto. Facciamo insieme l'analisi del rischio, tramite questo questionario di cui abbiamo parlato poco fa, otteniamo il livello di prestazione da raggiungere e a questo punto possiamo iniziare a progettare e anche a realizzare l'impianto. Sì, esatto, poi a volte può accadere che il calcolo del livello di prestazione è già stato effettuato, ad esempio quando magari c'è un'assicurazione, quindi mi chiamano per realizzare un impianto che abbia livello di prestazione 3, quindi mi devo occupare solo della progettazione e della realizzazione. O anche solo della realizzazione dell'impianto, perché se il progetto potrebbe già essere stato sviluppato da uno studio Dallo di studio di progettazione. progettazione, esatto, sono esattamente questi i casi che si possono ottenere. Allora Pietro, siamo finalmente arrivati all'impianto da realizzare e qui entriamo un po' nel nostro mondo, perché comunque un impianto è formato da diverse parti, quindi i rivelatori, quindi le periferiche, tastiera, centrale, espansione. Ci sono anche i dispositivi di notifica all'interno di un impianto, quindi le sirene, sirena interna, sirena esterna, i comunicatori GSM, i comunicatori telefonici e tutti questi elementi sono interconnessi fra loro da dei cavi, perché anche il cavo fa parte appunto dell'impianto. All'interno della norma, come possiamo identificare queste parti? Come vengono definite? Queste parti sono appunto definite sottoinsiemi, quindi quello che devo fare è, se io devo ottenere un livello di prestazione 2 del mio impianto, devo assicurarmi che ogni sottoinsieme sia appunto di livello 2 oppure superiore. In realtà c'è anche un altro sottoinsieme che non hai citato, che però non concorre al calcolo finale perché è Non facoltativo. facciamo spoiler Ok, perché lo vedremo fra un lo po'. vedremo, sì. Ma come faccio a realizzare un sottoinsieme di un certo livello di prestazione? Di nuovo tabelle, la forza di questa norma, metodo tabellare e metodo semplice. Quindi partiamo ad esempio dai rivelatori. Ok, Avrò una tabella per quanto riguarda appunto il sottoinsieme dei rivelatori e per ogni livello di prestazione la tabella mi dice dove e come devo posizionare questi rivelatori per proteggere i varchi, le superfici, i volumi. Quindi quello che devo fare è scegliermi una delle possibili opzioni e seguirla fino in fondo. quindi anche in questo caso non mi devo inventare nulla. Esatto, la norma diciamo mi dà proprio lo strumento completo per svolgere il mio lavoro. Quindi, oltre a posizionare correttamente i rivelatori, perché? Perché la norma, come hai appena detto tu, mi dice cosa proteggere e anche cosa non è necessario proteggere, quindi mi evito il lavoro inutile. Se devo realizzare un impianto di livello di prestazione 2, devo avere i dispositivi di grado 2. Esatto. Come faccio a sapere se quel dispositivo è di grado 2? Se prendiamo ad esempio il nostro volumetrico, il QDT 200H, e vado a prendere la dichiarazione di conformità di questo prodotto e nel nostro caso INIM, oltre alla dichiarazione di conformità, abbiamo anche il certificato IMQ del dispositivo, troviamo che
il QDT 200H a grado di sicurezza 2. Se invece devo realizzare un livello di prestazione 3, non potrò usare questo dispositivo, andrò a usare il QDT 200H3, che è appunto certificato di grado 3. Perché infatti, Pietro, che tra l'altro ecco, queste certificazioni sono anche scaricabili dal nostro sito, all'interno della dichiarazione di conformità, sia nella dichiarazione di conformità sia nel certificato IMQ, compare anche un altro dato che è la classe ambientale, che ad esempio in questo caso è classe ambientale 2. Quindi va bene per l'installazione all'interno, ma non posso installarlo all'esterno. Quindi abbiamo visto che anche questi certificati non sono soltanto burocrazia, ma sono dei veri e propri strumenti di lavoro. Sì, esatto. Raccontiamo anche un aneddoto. Io e Stefano ci occupiamo anche di fare la formazione ai nuovi colleghi che arrivano qui in INIM e magari c'è chi non è di questo mondo, c'è chi ha altre esperienze lavorative. Certo. E abbiamo usato la CE 793 come strumento di formazione. Infatti, nell'allegato G della normativa si parla dei vari rivelatori, del funzionamento dei vari rivelatori, quindi di come lavorano gli infrarossi, di come lavorano i rivelatori a microonda, quelli con gli inerziali, eccetera. Quindi sia del funzionamento del principio che c'è dietro al rivelatore, sia da quegli aspetti che possono disturbare il loro funzionamento. Quindi tutti noi sappiamo che ad esempio un infrarosso può essere suscettibile a fonti di calore nelle vicinanze. È ovvio per noi che lavoriamo da anni in questo settore, ma magari non è così ovvio per chi entra nuovi collaboratori. Certo. Quindi ecco, abbiamo usato la C793 come strumento di lavoro, senza avere un impianto da realizzare. Anche come strumento formativo. E arriviamo alla centrale e alle periferiche. Qui possiamo sbrigarcela velocemente perché se devo realizzare un impianto di livello di prestazione 2, la centrale, la tastiera e le espansioni devono essere almeno di grado di sicurezza 2. Esatto. Invece passiamo agli apparati di notifica. Anche qui abbiamo una tabella. Solo per fare un esempio, se dobbiamo realizzare il nostro impianto con livello di prestazione 2 e vado a scegliere l'opzione 4, vediamo che addirittura la sirena interna è opzionale, la sirena esterna è opzionale e quindi mi basta un combinatore telefonico che sia di categoria ATS Single Path 3. Ok, hai usato un termine che fino adesso non abbiamo mai ascoltato, ma non ci spaventiamo per questo. Quindi prendiamo una dichiarazione di conformità e certificato del nostro Nexus 4G. Vediamo che addirittura è certificato SP6. Esatto. Quel DP che era nella tabella sta invece per dual path, quindi parliamo di quei sistemi dove si usano ad esempio due dispositivi, ad esempio quindi il Nexus con la LAN. In quel caso siamo certificati DP4, quindi dual path 4. E trovate tutte poi le combinazioni sul certificato e anche all'interno del manuale. Quindi con i prodotti INIM siamo ben al di sopra del livello minimo richiesto poi dalla normativa. Esatto. E passiamo ai cavi o comunque alle interconnessioni fra i vari elementi, fra i vari dispositivi. Qui ti anticipo perché ci sarà un'altra tabella. Esatto, c'è una tabella che mi mostra come devo realizzare appunto queste interconnessioni, quindi ad esempio mi dice se ha messo il cavo a vista, se devo utilizzare un tubo metallico, se devo passare all'interno degli ambienti protetti, come effettuare i bilanciamenti per quanto riguarda la linea dei derivatori e così via. E dobbiamo fare attenzione all'aspetto dei cavi perché se ho un basso livello di prestazione per l'installazione dei cavi, questo andrà ad abbassare il livello di prestazione totale dell'impianto. E dal punto di vista quindi anche della sicurezza, spesso il cavo è l'elemento più facilmente attaccabile, tant'è che la norma richiede che dal livello 2 le scatole di derivazione, dove io poi vado ad installare le periferiche, debbano essere protette da tamper, come già avviene ad esempio sulla centrale, sulle espansioni, sui dispositivi che io collego al bus. Esatto, perché appunto come hai detto tu, il livello di prestazione del mio impianto è dato dal più basso livello di prestazione di tutti i sottoinsiemi che abbiamo visto, quindi dal sottoinsieme dei rivelatori, degli organi di controllo della centrale,
degli organi di notifica delle interconnessioni. Prendo il livello di prestazione più basso che ho ottenuto e quello è il livello di prestazione finale del mio impianto. Benissimo. Per quanto riguarda gli impianti, durante i vari meeting alcuni installatori ci hanno raccontato di aver aggiunto degli elementi agli impianti e qui ci ricolleghiamo allo spoiler che volevi fare prima. Per esempio, utilizzando un nebbiogeno in un negozio di ottica, oppure avevano programmato l'accensione delle luci del giardino in caso di allarme. Ora finalmente questo lavoro in più viene riconosciuto dalla norma, giusto Pietro? Esatto, è quello che viene chiamato indice integrativo di sicurezza. Cos'è? È un fattore di merito, è un qualcosa in più che viene riconosciuto al mio lavoro. Come lo ottengo appunto questo indice integrativo di sicurezza? Come hai detto tu, posso integrare il mio impianto con altri sistemi, come ad esempio un sistema TVCC, oppure con dei nebbiogeni, oppure posso realizzare degli impianti concentrici. Torniamo all'esempio che abbiamo fatto all'inizio, devo proteggere la collana della signora che è all'interno dell'abitazione, ma magari creo anche un sistema perimetrale, quindi diciamo il mio impianto è protetto prima di arrivare all'abitazione, è protetto Certo. dalle eventuali ad esempio barriere che metterò all'esterno del giardino. Oppure aumentando il numero di rivelatori previsti, quindi se la norma mi diceva di andare a coprire determinati varchi, io quello che faccio è andarli a coprire tutti. Quindi diciamo tutti questi elementi concorrono a incrementare quello che è l'indice di sicurezza del mio impianto. È quel sottinsieme che diciamo non è obbligatorio, è facoltativo, che viene chiamato di deterrenza. E anche per il sottoinsieme di deterrenza, ti anticipo, ci sono delle tabelle di Esatto. calcolo. E qui possiamo rubare, possiamo fare nostro un esempio che è stato fatto ad un meeting tenuto da ANIE Sicurezza, che a mio parere aiuta molto a capire. Anzi, correggimi se sbaglio, Pietro. Se noi dovessimo tornare un attimo nell'ambiente scolastico, no? Quindi io ho realizzato un impianto seguendo perfettamente la CE 793 e mi è stato dato un voto 6,5/7. Se ottengo un alto indice integrativo di sicurezza arrivo a un 9, 9,5, 10. Esatto, quindi Ok. diciamo Anche se il 10 poi non si dava vede. mai ai nostri Quindi, tempi. diciamo, il 7 è più che sufficiente per dire ho fatto un impianto a regola d'arte, però ecco, l'esempio calza perché appunto cosa mi dà in più quell'indice integrativo di sicurezza mi fa arrivare al mio bel 9. Che poi, ecco, qui apro una parentesi che è un po' più commerciale, perché Inim negli ultimi periodi ha aggiunto una vasta gamma di prodotti che potrebbero entrare all'interno di questo indice di deterrenza, no? Perché oltre alle centrali che insomma già proponiamo a tutti i nostri installatori, abbiamo inserito anche, e tra l'altro centrali che sono già di grado 3, abbiamo inserito anche tutti i dispositivi della gamma in vista, abbiamo inserito nebbiogeni, quindi abbiamo un po' quasi anticipato gli sviluppi poi che ci sono stati della norma CE 793. È il motivo per cui poi un'azienda costruttrice comunque è attenta anche a quelle che sono le norme di progettazione e installazione. Certo, assolutamente. Bene, abbiamo realizzato il nostro impianto, abbiamo finito. Diciamo, non ancora, perché appunto dobbiamo rilasciare la dichiarazione di conformità e io aggiungo sempre alla regola dell'arte, come previsto dal decreto 3708, però ecco, ora siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, non è un foglio che abbiamo stampato da internet e consegniamo al committente. Fatto questo, non abbiamo ancora finito, perché comunque io devo spiegare al committente, all'utilizzatore, come funziona l'impianto, quindi sono tenuto a istruirlo appunto sul funzionamento dell'impianto, quindi su come inserire, su come disinserire, sono appunto tenuto a farlo. Così come sono tenuto a far presente che è un impianto che ha bisogno di manutenzione. Ora, il decreto 3708 dice che la manutenzione poi è a carico del committente, però io installatore devo far presente, quindi anche qui sono tenuto a far presente tutte quelle che sono le esigenze, perché il committente non è un tecnico, quindi non sa
che dentro la centrale c'è una batteria, che dentro la sirena esterna c'è una batteria, che la batteria va controllata, quindi è vero che la centrale la tiene sotto controllo e segnala eventuali guasti, però ecco, tutte quelle che sono le azioni di manutenzione le devo far presente. Certo. Dopodiché poi lui può scegliere se affidare a me il compito di manutenzione, quindi facciamo un contratto di manutenzione, o se provvedere in un altro modo. Però ecco, è una cosa molto importante, quindi anche qui, come dicono gli avvocati, meglio, più carta c'è firmata meglio è. Meglio è. Diciamo, il committente mi deve appunto firmare che io ho fatto presente anche questi aspetti normativi per quanto riguarda la manutenzione. E quindi abbiamo finito. Ora diciamo che ci siamo. Bene, bene Pietro, io credo che sia veramente interessante questo argomento e sia fondamentale, soprattutto oggi che ci sono anche tanti altri aspetti che riguardano appunto non solo la realizzazione dell'impianto, ma riguardano proprio anche come dicevi tu giustamente in questa parte, la spiegazione dell'impianto all'utente finale, dicendolo un po', insomma, in modo banale. E quindi io ti ringrazio, abbiamo concluso, sicuramente ci saranno altre occasioni per parlare di CE 793, magari potremmo fare anche qualche sessione dove spieghiamo anche con altri esempi in modo ancora più esplicativo. E ti ringrazio tantissimo anche perché sei uno dei pochi che è riuscito a far capire a me, che sono un po' un testone dal punto di vista burocratico, la norma CE 793, e è stato veramente tutto molto chiaro. Quindi grazie mille. Sì, il senso alla fine di questo intervento era appunto quello di saltare la parte burocratica. Certo. A volte la norma viene vista come un'imposizione burocratica, e capire che a tutti gli effetti è uno strumento, quindi è a vantaggio mio, Certo. installatore, io progettista. Ci aiuta a dire ho realizzato un impianto seguendo la regola dell'arte. E come dicevi tu, diventa il mio assistente personale. Il mio assistente personale. Perfetto. Grazie Pietro. Grazie a te. A presto. A presto, arrivederci.